Carissimi, di nuovo bentornati. Nuova ricetta per Natale, visto che oramai ci siamo, manca veramente poco. Allora godiamoci questa ricetta veramente semplice ma soprattutto deliziosa. La ricetta. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. All'inizio di questo video vi faccio vedere l'impasto in maniera molto veloce perché avevo già fatto il video di questo impasto e vi lascio il link sia qui sopra che qui sotto nell'info box. Questo è il preimpasto fatto con una parte della farina manitoba, il lievito e l'acqua. Lo mettiamo nella planetaria con la restante acqua e mescoliamo con la cappa. Poi si aggiunge 3/4 delle farine setacciate, le uova e lo zucchero e mescolate per circa 3 minuti. Appena l'impasto si è formato, mettete il burro morbido e il sale e la restante farina e montate con il gancio per il pane e sempre a velocità medio-bassa impasteremo per almeno 10 minuti o comunque fino a quando le pareti della ciotola non saranno pulite. Allora, sono passati circa 10 minuti e come vedete l'impasto ormai si è quasi staccato completamente dalle pareti. Adesso lo andremo a raccogliere e come vedete non si appiccica alle mani. Infariniamo un piano di lavoro e andiamo a mettere il nostro impasto e andiamo a impastare per qualche minuto e creiamo una palla. Eccolo qui, come vedete è bello elastico. Ungiamo con pochissimo olio una ciotola e ci andiamo a mettere il nostro panetto. Con un coltello facciamo un'incisione a croce, copriamo il nostro impasto e adesso lo mettiamo in forno solo con la luce accesa per almeno 2 ore. Ma a proposito, ce la facciamo a raggiungere i 10.000 iscritti prima che arrivi la fine dell'anno? Ci manca poco. E ragazzi, vedo che in tanti mi venite a vedere e poi, vedate, cliccate sto campanello, cliccate sto tasto, dai, ci vuole poco. Allora, ecco il nostro impasto ben lievitato, come vedete. Adesso lo prendiamo e gli facciamo qualche piega per dargli forza. Allora prendiamo una bilancia e un tagliapasta oppure un coltello. Ho già misurato il totale della pasta e sono 900 grammi. Per fare l'alberello avremo bisogno di palline da circa 60 grammi l'uno. E questo è uno. Ora che abbiamo pesato le palline e abbiamo visto quante ne sono venute fuori, adesso le stenderemo e le andremo a riempire con del prosciutto cotto e della scamorza. Andremo a stendere con le mani così e poi mettiamo qualche dadino così, prima il prosciutto crudo e poi la scamorza, o al contrario, fate quello che volete voi. Chiudiamo e pizzichiamo per bene e abbiamo preparato la prima pallina. Procediamo con le altre. Io qui per il ripieno ho utilizzato quello più classico, però se volete potete sostituirlo con quello che desiderate voi. Non so, salame uovo sodo, prosciutto e funghi, con il salmone, insomma, sta alla vostra fantasia. Allora, ora che abbiamo preparato le palline, prendiamo una teglia foderata con carta da forno e cominciamo a fare il nostro alberello. Metto quella un pochino più piccolina proprio al vertice e poi cominciamo a metterne 2. Non le mettiamo troppo vicine, le lasciamo distanziate perché poi adesso faranno un'ulteriore lievitazione e si gonfieranno. Adesso li andiamo a coprire. Io li rimetto in forno solo con la luce accesa e li lasciamo lì per un'altra mezz'ora, 40 minuti. Eccoli qua, come vedete sono ben lievitati. Adesso li andremo a spennellare con un pochino di uovo sbattuto e latte.
spolveriamo con un pochino di semi di papavero. Niente, ho sbagliato, non erano semi di papavero, ma erano semi di sesamo neri e adesso l'ho miscelati anche con quelli bianchi, così sarà più carino. Io qui per decorazione ho utilizzato i sesamo bianchi e neri, ma se non li avete vanno bene o l'uno o l'altro, o i semi di papavero o anche quei semi misti che si utilizzano per il pane. Sono molto buoni. Adesso andremo a infornare a 180 gradi per 30-35 minuti. Morbidissimo, è fantastico, l'impasto è venuto veramente bene, c'è il ripieno, ve lo assicuro, è veramente ottima. Allora, come avete visto, la sofficità è fantastica, ma come vi ho detto già all'inizio del video, io l'avevo già utilizzato, avevo fatto già il video sia per l'impasto ma anche per il pan di lana che avevo fatto subito dopo. Se volete andarlo a vedere vi lascio sempre qui sotto il link in descrizione. Un'altra cosa, siccome l'hanno chiesto anche le mie figlie, voi lo potete anche riempire con o la marmellata oppure la cioccolata. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento, spero che vi sia piaciuto. Nel qual caso mettete like, commentate, se avete qualche dubbio, qualche perplessità scrivetemi, non abbiate problemi, ma soprattutto iscrivetevi e condividete. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ricetta.